da dietro le spalle degli spettatori. Gli spettatori entrano a due dentro l'Alfa 2000 che veniva usata appunto nei grandi film di genere, la 1750. Ecco, in Roma a mano armata Vicino possibile la telecamera. Ora ce ne sono 2 telecamere. no, questa È un problema? un primo piano. Lo so, ma questa io guardo là, questa allora ti dovresti mettere sempre in asse. Sì, mettiti qui. Dietro me. Facciamo una cosa ultra rapida. Mettiti, se non ti metti là, mi prendi meglio se ti metti dietro di lei. Ecco. Allora, Aspetta, lui non l'ha cominciato, Se le date il via. per me sì. Anche per me. Anche durante le processioni, per esempio, però si pensava di regalarlo al Santo Padre. All'epoca Montini, poi divenne Papa, era il segretario di Stato, che aveva una conoscenza con un libro da Papa, per cui riuscì a combinare un'udienza particolare con Pio XII, Papa Pacelli, al quale consegnava lo strumento che venne suonato appunto in presenza del Papa dal famosissimo fisarmonicista Felice Fugazza, che è conosciutissimo da parte di tutti coloro che seguono la fisarmonica. Fugazza fu anche un grande compositore e tutti i suoi pezzi vengono ancora oggi suonati nei vari concorsi mondiali di fisarmonica. Gli operai pensarono, visto che il principale Cosa si può fare senza il Super Green Pass? Può andare in farmacia, quello anche prima. Non si può andare più dal parrucchiere. Cos'è che si può fare? Un cazzo. negli anni 50. Voi siete di Firenze? Siamo di Firenze. Io sono toscano. Oh, nato a Massa Marittima. Era meglio se non nato nel 45. È stata cambiata la terminologia a furor di popolo, devo dire. Perché? Perché nel momento in cui ho cominciato a... Allora, questo qui, diciamo, questa stessura risale a 30 anni fa. Per 20 anni ha giaciuto, si dice, io penso di sì, ha giaciuto in un cartellino, in una cantina. Al momento di ripulire la cantina apro la cartellina e ritrovo questo schemino che avevo completamente dimenticato. Chiaramente è un programma di grafica, rifà questo è banale, no? E col computer feci questa, rifaccio il tutto e a quel punto l'ho abbellito, ci ho messo tutti i colorini, no? Colorato, e tanto per dare un'indicazione della faccenda, il pallino qui centrale io sono. Senza
senza specificazione. Io sono. Grazie. Grazie, accendiamo la luce. Grazie. Ciao. Pubblico. Allora, com'è andata, signori? Siete... Com'è andata? Vi è piaciuto? È un film un po' vecchiotto, però... Non è horror. Come non è? Orrorissimo per gli anni 50. Questa gente mi ricorda le mie prime esperienze al cinema, quando una bambina gli ho detto oggi proietto film per bambini, Pocahontas, e lei mi ha detto a me non piacciono i film per bambini, a me mi piacciono i film col sangue, e aveva 8 anni. Io vorrei trasmettere l'emozione e la magia diciamo del cinema quindi direttamente allo spettatore, e infatti di emozioni ne abbiamo avute tante, insomma molte persone ci abbracciano, abbiamo scoperto che il cinema per fortuna è ancora popolare. Francesco regala sogni e intanto ne coltiva uno suo. Ho scritto la sceneggiatura del film che si ispira a questa esperienza, e l'idea è quella di realizzare un film in pellicola sul cinema che avrà come titolo Il cinema più piccolo del mondo.